Benvenuti amici sul mio canale YouTube. In questo video vi porterò in un viaggio nel cuore del film Il Cavo dei Cavi e un mistero che circonda un personaggio molto enigmatico del film. In questo video cerco di svelare il vero volto di Pocket Coffee, per toglierci delle curiosità e di cercare di collegare i punti della finzione cinematografica alla realtà. In questo video voglio cercare di capire e di svelare chi era il killer del film che stava agli ordini di Totò Riina, quel killer che veniva chiamato Pocket Coffee. Un personaggio molto presente nel film, che ha catturato la nostra attenzione nel film e che faceva parte della squadra della morte di Salvatore Riina, interpretato molto bene dall'attore siciliano Friscia. Ci sono diverse teorie su chi realmente circonda l'identità di Pocket Coffee, per diversi motivi e per diverse somiglianze o fatti accaduti. I più gettonati e che emergono in cima alla lista sono principalmente tre. Ma aspettate, c'è una mia quarta opzione che potrebbe sorprendervi. È una mia personale teoria e la svelerò alla fine del video, perciò rimanete sintonizzati fino alla fine del video, perché sono sicuro che rimarrete senza parole. La prima teoria porta a Nino Madonia, figlio del boss di Resuttana, Ciccio Madonia. Il secondo è Filippo Marchese, detto Milinciana, famoso boss di Corso dei Mille e della sua Camera della Morte. Infine il terzo è Mario Presti Filippo, killer appartenente alla famiglia di Ciagulli, fedelissimo di Pino Greco Scarpuzzetta, è stato ucciso nel 1987 a Bagheria, per essersi lamentato dell'uccisione del suo amico Puccio Vincenzo. Ora cerchiamo di analizzare i fatti accaduti realmente e quelli raccontati nel film, per cercare di capire a chi più possa essere accreditato il personaggio, anche se io ho già la mia teoria, ma ora ci arriviamo piano piano, spiegando passo passo il perché due dei tre non possano essere. Partiamo dal fatto raccontato nel film, dove il personaggio di Pocket Coffee entra a metà della terza puntata e viene presentata a Riina da Provenzano, e con sé c'è un ragazzino che sarà poi Pino Greco Scarpuzzetta, il quale dice di essere suo nipote. Il suo primo incarico nel film lo effettua nel 1971 contro il procuratore Scaglione, per sparire dalla sceneggiatura del film verso la fine della quinta puntata, nella scena dove Pino Greco viene ripreso da Riina perché butta una cicca di sigaretta nella piscina di casa Riina. In quella precisa scena, Pocket Coffee parla di attaccare i poliziotti, perché loro non li protegge nessuno. E nel mentre parla di questo progetto, avvengono nel film gli omicidi di Beppe Montana e Ninni Cassarà, e lui, in quel momento, esce di scena, non partecipando agli omicidi di Montana e Cassarà avvenuti nel 1985. Ora, al netto di queste informazioni del film, confrontiamole con quelle dei killer di Cosa Nostra prima citati. Il personaggio nel film non viene chiamato per nome, ma soltanto Pocket Coffee. Partiamo da Nino Madonia. Le ipotesi avanzate che il personaggio si ispiri a lui sta nel fatto che lo stesso Nino Madonia, quando arrivarono per la prima volta a Palermo i Kalashnikov, lui li chiamò proprio Pocket Coffee, a stare a significare la scossa che quei fucili automatici davano nell'usarli. Ma ora vediamo una cosa. Quei Kalashnikov sembrano essere stati portati dai catanesi di Santa Paola e loro stessi li chiamavano Pocket Coffee, sinonimo che lo stesso Nino Madonia avrebbe poi adottato lui stesso. Se confrontiamo il film con il trascorso di Madonia su quanto è emerso fuori dai processi e con le varie dichiarazioni dei pentiti, Madonia nel 71 avrebbe avuto appena 18 anni e anni prima del 71, come si vede nel film, Pocket Coffee presenta a Riina un nipote. Sappiamo che è fantasia, e poi sarebbe stato solo un bambino, perché il nipote presentato nel film era Scarpuzzetta, che ha la stessa età di Madonia, classe 52. In più è stato arrestato definitivamente nel 1989 e perciò nel film dovrebbe essere stato ancora presente. Visto anche l'attentato alla Daura del giudice Falcone nel giugno del 1989 sotto la casa estiva del giudice, e nel film non è presente Pocket Coffee quando vanno a posare la bomba.
e perciò escludo che si tratti di neomadonia. Per quanto riguarda Mario Presti Filippo, che era un fedelissimo di Pino Greco e anche suo nipote, faceva parte di quella squadra della morte di Totò Riina, nella quale la squadra era comandata da Pino Greco, lo zio. Viene eliminato il 29 settembre del 1987 a Bagheria per essersi lamentato con il capo dei capi Totò Riina per aver fatto eliminare il suo capofamiglia Pino Greco. Ma anche Mario Presti Filippo, classe 58, nel 71 avrebbe avuto soltanto 13 anni, mentre Pocket Coffee era già adulto nell'attentato a Scaglione. Dunque, anche qui ci sono dei dubbi che fosse Mario Presti Filippo. Infine c'è Milinciana, Filippo Marchese, classe 38, capo del mandamento di Corso dei Mille. Lui nel 71 avrebbe avuto l'età giusta che aveva Pocket Coffee nel film, circa 33 anni. In più aveva 2 nipoti, i fratelli Marchese, che fanno parte, insieme ai nipoti della squadra della morte di Riina, partecipando probabilmente ai delitti precedenti alla sua morte, settembre del 1982. Morte voluta dal capo dei capi Totò Riina, che gli fece fare la stessa fine delle sue vittime. A Filippo Marchese, anche se non si conosce molto della sua figura, gli sono stati attribuiti i delitti di Dalla Chiesa, di Bontate, di Inzerillo, più quelli nella provincia di Palermo e Bagheria. Ora, se sappiamo che nel film il personaggio di Pocket Coffee svanisce nel nulla prima del 1985, quando ci sono le uccisioni di Montana e Cassarà, e su quei delitti, tramite i collaboratori di giustizia nei processi, vengono nominati come presenti ed esecutori materiali, anche se non tutti condannati per i vari processi. E in questi processi ci sono Presti Filippo e Nino Madonia, il quale Madonia condannato all'ergastolo per processo di Ninni Cassarà, mentre Presti Filippo non giudicabile in quanto morto prima del processo. L'unico che non è presente è proprio Filippo Marchese, Milinciana, che sparisce in effetti prima di quegli omicidi, prima del 1985. Infatti lo eliminano nel 1982. Inoltre non vi è quando nel film Pino Greco spara a Cassarà, e in effetti lui non c'era già più perché eliminato. Inoltre rispecchia la figura riportata nel film, anche se un po' elaborata dai registi. È stata agli ordini di Totò Riina, aveva dei nipoti in quella squadra della morte, ha partecipato a tutti quegli omicidi della seconda guerra di mafia dei Corleonesi ed è sparito nel nulla, come realmente gli è successo. Ha fatto la stessa fine di tutte le sue vittime che uccideva e poi le scioglieva nell'acido nella sua camera della morte. Ma aspettate un attimo, ma siamo proprio sicuri che possa essere Filippo Marchese? Vi avevo parlato di una mia quarta opzione. Secondo me, e secondo le informazioni raccolte, c'è un quarto personaggio che forse in pochi hanno considerato. È un personaggio che secondo Tommaso Buscetta era un alleato fedelissimo di Riina nella seconda guerra di mafia. È un personaggio che secondo il figlio di Ganci era membro della squadra della morte di Pio La Torre e il generale Dalla Chiesa. È un personaggio che secondo Marino Mannoia era uno degli assassini di Mattarella. È un personaggio che secondo Pino Marchese faceva parte della squadra di morte di Bontate e di Inzerillo. È un personaggio che viene arrestato nel maggio del 1985, e cioè proprio poco prima degli omicidi Montana del mese successivo, luglio 1985, e di Cassarà ad agosto 1985, proprio come nel film, che mentre diceva in quella villa a Totò Riina che dovevano uccidere i poliziotti, svanisce nel nulla e si vede che non partecipa a quei 2 omicidi. Personaggio classe 1946. Sembra essere il personaggio perfetto interpretato nel film nelle vesti di Pocket Coffee. E anche la somiglianza è veramente sbalorditiva. Sto parlando del boss di Pagliarelli, Nino Rotolo. Sembra calzare perfettamente nella figura di Pocket Coffee del film. La sua somiglianza è sbalorditiva. E l'anno del suo arresto coincide perfettamente con l'uscita di scena del personaggio dal film. Forse la figura di Pocket Coffee, che potrebbe non essere mai risolta completamente, ma gli indizi sembrano puntare molto sul Rotolo.
Questo personaggio misterioso e oscuro che i registi del film, secondo me, è proprio a lui che si sono ispirati per creare un personaggio memorabile. Se il video ti è piaciuto e avete apprezzato questa analisi, non dimenticate di lasciare un bel like al video e scrivete le vostre opinioni nei commenti su cosa ne pensate. Ma soprattutto iscrivetevi al canale, è gratis e mi aiuti a crescere e portare sempre nuovi contenuti.